Buonasera, oggi siamo qua con un nuovo video, un video che va a presentare le figure di Tarkov più minacciose, più spaventose, ovvero i boss. Questo sarà il primo video di una serie che andrà a presentare singolarmente boss per boss. Successivamente farò anche la stessa cosa per i trader. Pensando a questo video ho detto: da chi posso partire? Dal più iconico? Killa? Da uno dei più amati? Sturman? Dal più enigmatico? Zriachi? O semplicemente dal primo? Partiamo quindi dal primo. Il primo è il nostro amico Reshala. Reshala si presenta a noi come una minaccia che terrorizza Custom, un problema da risolvere, il bullo dei dormitori, il che potrebbe anche essere vero, perché come vediamo nelle cronache di Rizzi, stagione 2, episodio 2, se non vado errato, Reshala rapina i negozi con la sua gang, usa violenza fisica per esprimere il proprio controllo sulla zona, ma in fin dei conti Reshala in quanto persona non è altro che un facilitatore di commercio, nonché il nome Reshala in russo significa The Deal Maker, The Problem Solver, possiamo tradurlo in inglese, ovvero quello che fa i deal. Come lo posso tradurre? Un facilitatore di accordi, ma in realtà lui non è un militare, non vuole combattere, anzi si fa affiancare dalle guardie, e poi parleremo delle guardie, appunto perché estremamente più esperti di lui, estremamente più combattivi di lui. Lui è solo un contabile, un commercialista, il ragioniere Ugo Fantozzi di Tarkov, non ha esperienza in combattimento se non coperto costantemente dalle sue guardie. Lui è la classica persona forte quando in gruppo, tant'è che in game, se le sue guardie vengono uccise, lui sta fermo immobile dentro un bagno. Data la sua tendenza a nascondersi dentro i bagni, lui può muoversi dopo essere andato nei bagni nelle docce. Se invece le sue guardie vengono uccise, lui starà fermo. Lui inizierà a stare fermo immobile dentro i bagni. Questo va ad indicare un comportamento impaurito della situazione, data dalla totale mancanza d'esperienza del personaggio. Reshala infatti non ha un gear, un equipaggiamento di alto livello, non ha mai nessun tipo di armatura, nessun tipo di protezione. Molto spesso lo troviamo con una K101 o 102 e se proprio va di lusso dentro ha delle munizioni 995, ma molto spesso ha munizioni anche di bassa qualità, molto spesso purtroppo. Nel caso in cui siamo fortunati a un MDR 762x51 con M61, deve proprio essere giornata di paga, deve essere domenica proprio, altrimenti è difficile. Nelle sue tasche possiamo trovare, quando va bene, bitcoin o roller o anelli con il teschio. Questo sta ad indicare che probabilmente ha rapinato qualche cassaforte o qualche povero disgraziato che ha trovato nel percorso. Non è una persona dalla quale si può cercare di cavare il sangue dalle rape, come si suol dire. Non lo si combatte per il gear, ma più nella speranza di trovargli nelle tasche qualcosa. Se proprio lui punta tutto sulle sue guardie. Reshala poi è, tra molte virgolette, preso in giro. È preso in giro per esempio nella statuetta, quella nei Funko Pop, chiamiamoli, di Tarkov. Nella descrizione della statuetta c'è proprio scritto: abbaia tanto ma non morde. Questo per indicare la natura caghetta di Reshala. Ora, Reshala è una figura molto particolare perché ci fa vedere un aspetto del potere nella regione di Norvinsk diverso. I boss possono aver preso controllo della zona in tanti modi, con l'organizzazione e la strategia militare come Glukar, con la forza bruta come Killa e Tagilla, o con la strategia, la dialettica e la politica come Reshala. È molto probabile che Reshala abbia ottenuto il potere nella sua zona di competenza tramite scambi, favoritismi, lungimiranza strategica, se vogliamo chiamarla così. Sicuramente non con la forza, perché non è questo uno dei punti di forza di Reshala. Punti di forza di Reshala che sono sicuramente le sue guardie. Poi, altro aspetto di Reshala potrebbe essere la sua famosissima TT d'oro. Reshala, in quanto smargiasso, se vogliamo dirlo, deve sempre ostentare una ricchezza, tant'è che uno dei suoi
amici, come ci viene suggerito nella quest Living High is not a crime, parte 1, se non ricordo male, uno dei conoscenze non meglio definite di Reshala veste sempre in abito elegante e guida una BMW nera che si può trovare spesso parcheggiata fuori dai dormitori. Reshala ha questa TT d'oro. Nella sempre stagione di Rizzi, stagione 2, capitolo 2, Reshala quando va a fare la rapina al negozio in mano ha una TT nera, non una TT d'oro. Quindi viene da pensare che o per motivi di budget non potevano fare una pistola d'oro, oppure la pistola d'oro, la TT d'oro, se la sia fatta fare successivamente. Potrebbe essere una chiave di lettura, questo è uno di quei particolari che, ok, vedremo cosa ci diranno. Parlando invece delle guardie di Reshala, le guardie di Reshala sono un capitolo molto importante nella natura del personaggio. Perché? Per prima cosa la loro storia, il loro nome. Le guardie di Reshala sono tutte nominate Zavodskoy, scusate la pronuncia, non so il russo, che significa proveniente da Factory. Questo sta ad indicare probabilmente il loro servizio come guardie della sicurezza all'interno di Factory, appunto. Nella missione Gunsmith, parte 13, non vorrei dire baggianate, ci viene detto che le guardie di Reshala hanno servito all'interno del corpo militare. Questo sta ad indicare e sta a significare il motivo per le quali sono militarmente ben fornite. Poi, nella missione Human Spat Justice di Yeager ci dice una cosa molto bella dal punto di vista socio-politico per capire meglio la regione di Tarkov. Ovvero ti viene detto che quando tutto il casino della guerra è successo, le persone hanno cominciato a scontrarsi tra di loro, fratelli che prima stavano dalla stessa parte, ora sono avversari. Ti viene anche detto che le cose sono successe talmente in fretta, e qua cito testualmente, quelli che prima dovevano proteggere la legge sono diventati creature senza scrupoli e non hanno nemmeno avuto il tempo di cambiarsi l'uniforme. Questo sta ad indicare che le guardie di Reshala erano persone di legge fino a poco prima dello scoppio della guerra, ed ora, senza nemmeno cambiarsi l'uniforme, sono passate dalla parte dei criminali, diciamo. Questo per farci capire che è successo tutto troppo in fretta. Sempre per quanto riguarda le guardie di Reshala, abbiamo poi un comportamento da parte loro molto protettivo nei confronti del boss, il che fa denotare una completa devozione alla causa. Proteggeranno a costo della propria vita. Reshala poi, per avviarci verso una conclusione, è visto dagli altri boss come la pedina da mettere lì per cercare di risolvere le cose senza far tanta confusione. Reshala è quella, pedina di scambio che è utile solo per le sue guardie, e lui per la sua influenza nel territorio. Diciamo che non è visto come un Glukar, per esempio, non è visto come neanche un Killa o un Tagilla, personaggi dei quali gli altri boss vogliono starne veramente alla larga. Reshala è più come il ah ok, c'è anche Reshala, chi se ne frega. Non è una persona che tengono molto in considerazione, lo lasciano lì, lo lasciano fare le sue cose a custom, quando serve lo chiamano. Non è in cattivi rapporti con nessuno, ovviamente, non ha mai dato fastidio a nessuno, anche perché tra i boss di Tarkov c'è sempre quel gentleman agreement che ti fa dire: tu non dai fastidio a me, io non do fastidio a te, tu stai nel tuo, che io sto nel mio. Quindi non vengono segnalati problemi di nessuna natura tra i vari boss. Detto questo, con Reshala abbiamo più o meno finito, non c'è un granché da dire. Cari amici, io vi ringrazio di essere stati qua. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. So che queste cose si dicono a inizio video, ma non sono uno youtuber. Vi invito a lasciare un like e a commentare cosa ne pensate voi di Reshala, se vi diverte averci a che fare o se è solo una noia. Detto questo, io vi do appuntamento a un prossimo video, vi do appuntamento a una prossima spiegazione e vi invito a seguirmi sui miei social e in tutte le mie piattaforme. Grazie mille ancora, spero di rivedervi e spero di chiacchierare con voi qua sotto nei commenti o su tutte le altre piattaforme. Grazie mille ragazzi.